Oggi parliamo di una questione che riguarda molti italiani che vengono in Tunisia e pensano di poter comunicare usando il traduttore. Parliamo della lingua, o meglio delle lingue. Sì, perché in Tunisia non si parla solo arabo, e già questo è il primo punto da chiarire. In Tunisia esiste una grande differenza tra l'arabo scritto e quello parlato. L'arabo classico, quello che si trova sui libri, sui giornali o nelle traduzioni automatiche, non è quello che si usa nelle conversazioni di tutti i giorni. È una lingua ufficiale, formale, che si studia a scuola e che si usa nei discorsi istituzionali, ma che nessuno usa per strada. Poi c'è il dialetto tunisino, che è tutta un'altra cosa. È una lingua viva, in continua evoluzione. Non ha una grammatica ufficiale e prende parole da tutto: francese, italiano, berbero, turco. È un miscuglio che cambia da zona a zona, da città a città. E qui nasce il problema. Se provate a usare Google Traduttore per tradurre una frase dall'italiano all'arabo, magari per scrivere un messaggio, quella frase risulterà artificiale, a volte incomprensibile e quasi mai naturale. Peggio ancora se state parlando di argomenti personali, delicati o seri. In quel caso il rischio di fraintendimenti gravi è altissimo. In Tunisia si parla anche francese, questo è vero, ma chi vive qui sa benissimo che si studia nelle scuole e molti tunisini purtroppo le scuole le frequentano per poco o per nulla e quindi il loro francese non è mai completo. Parlo per esperienza personale: fidarsi del traduttore per comunicare in Tunisia può essere un errore enorme. Pensate di aver detto una cosa e invece ne arriva un'altra. Magari il tono sembra troppo freddo, oppure troppo formale, oppure semplicemente non viene capito. C'è poi un altro motivo di confusione. Molti suoni dell'arabo non esistono in italiano o in inglese e i traduttori vocali non riescono a riconoscerli o riprodurli correttamente. Questo rende le comunicazioni vocali ancora più imprecise e rischiose, specialmente quando si usano app automatiche per parlare o ascoltare. E poi c'è un altro aspetto curioso che non tutti conoscono, ma che vi sarà capitato di notare. In Tunisia molte persone, soprattutto giovani, scrivono il dialetto usando l'alfabeto latino e i numeri. Lo sapevate? Questa forma di scrittura si chiama arabizi. È un modo veloce e informale per scrivere il tunisino sui social, nelle chat, nei messaggi anche privati. Per esempio il numero 3 viene usato per rappresentare una lettera araba che in italiano non esiste. Lo stesso vale per il 7, il 5 e altri numeri. È un linguaggio senza regole fisse, nato su internet, e se non lo conosci non ci capisci nulla, anche se apparentemente vedi lettere familiari. Quindi che fare? La mia opinione è questa: non affidatevi mai completamente a un traduttore, soprattutto se state comunicando qualcosa di importante. È molto meglio usare frasi semplici, magari spezzando un discorso lungo in più parti. Se siete in strada e volete chiedere qualcosa, puntate sulla semplicità della costruzione della frase. Cercate in internet fotografie di prodotti, oppure oggetti di cui potreste aver bisogno. Mostrando la foto sarete sicuri di far capire all'interlocutore cosa cercate. Imparare alcune espressioni base in tunisino per il quotidiano vi aiuterà molto di più ed è molto apprezzato, piuttosto che affidarsi ciecamente a un'app. E se volete comunicare con qualcuno in modo più profondo, personale o serio, cercate l'aiuto di una persona fidata che sia madrelingua e parli italiano, perché se iniziate una relazione, ad esempio, basandovi su un traduttore, cosa comune più di quanto pensiate, state pur certi che in poco tempo, spenta la fiamma della nuova conoscenza, se la persona non ha almeno un buon francese che possiamo imparare meglio e più facilmente, nasceranno incomprensioni impossibili da risolvere. La frase "io riesco a farmi capire" l'ho sentita tante volte, ma se siete riusciti a comunicare con qualche parola o gesto, può essere stato un caso fortuito, perché avete incontrato una persona sveglia. Ma siete poi sicuri di riuscirci in ogni occasione? Rifletteteci e prestate attenzione, può tornarvi utile. Se il video vi è piaciuto, regalatemi un like e iscrivetevi al canale. A voi non costa nulla, per me è importantissimo. Grazie.